Buongiorno a tutti ragazzi e buon lunedì. Volevo parlare del Napoli ovviamente perché il Napoli ieri ha fatto l'ennesima vittoria 3-2 contro il Bologna, vittoria sofferta un poco, giusto un po' sofferta più delle altre partite, anche se secondo me la sofferenza è stata più da noi da casa che ai giocatori in campo, perché vedo un Napoli che è consapevole dei propri mezzi, consapevole ogni volta che va sotto o prende il pareggio di dover fare il gol per portare la partita a casa. Non ci sono parole per descriverlo questo Napoli, c'è solo una cosa da annotare, secondo me Kvaratskhelia è fatto di un'altra pasta, è un alieno. Ieri lo stesso, altri 200 scatti, ci siamo mangiati 5 gol su 5 assist di Kvara e ha fatto anche l'assist per Osimhen del 3-2. Comunque prima di andare un attimo nel dettaglio, come sempre, Forza Napoli ovviamente, e se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Allora, la partita comincia e il Napoli è sempre lo stesso, aggredisce l'avversario e cerca di giocare palla a terra. Il primo squillo lo porta Mario Rui che invece di mettere al centro tira e scheggia l'incrocio. Ci sta il tiro da provare il tiro di là. È andata male, poi il 15esimo, inizio partita, ci sta a provare alcune soluzioni che non siano le stesse per prendere le difese in controtempo. Purtroppo non è andata bene, però c'è da annotare una cosa che ancora mi viene il freddo addosso. Una palla di Zielinski, Quara la accarezza giusto giusto senza farla deviare troppo e la fa trovare sulla linea di corsa di Raspadori che di sinistro incrocia, la palla va a finire di pochissimo fuori, però è una cosa da brividi, è una visione di gioco che non sta né in cielo né in terra, quasi girato senza guardarlo nemmeno a Raspadori, già sapeva dov'era. Non è andato in gol perché non è andato in gol, però un'azione degna di nota. Comunque tanto Napoli, tantissimo Napoli il primo tempo e ovviamente da Napoli prendiamo il gol nell'unica azione che il Bologna viene sotto la porta. L'unico tiro in porta del Bologna, prendiamo gol. Però il Napoli si rimette subito in carreggiata, ritroviamo il pareggio con Juan Jesus su una mischia in area su calcio d'angolo e Juan Jesus pronto lì come il migliore degli attaccanti, opportunismo, piattone 1-1. Dobbiamo dire che Juan Jesus, a parte il non far rimpiangere il nostro Rachman infortunato, ha anche il vizietto del gol, quindi ritorniamo sul fatto che la panchina del Napoli è veramente decisiva quest'anno. Almeno l'ha detto anche Spalletti, gli entrati del secondo tempo, gli entrati in partite in corso quest'anno stanno facendo veramente la differenza. Fatto sta, finisce il primo tempo e io credevo che si potesse dilagare. Infatti, a inizio secondo tempo il Napoli comincia a martellare di nuovo. Troviamo il 2-1 con Lozano, sempre sull'ennesima discesa di Kvaratskhelia e sull'ennesimo pallone super giocabile dato da Zielinski. Troviamo il 2-1 con Lozano. Il problema poi sorge da un tiro dalla distanza del Bologna che Meret battezza in una maniera, solo che il rimbalzo non viene calcolato bene e va a finire la palla in rete. Papera di Meret, va bene, chiamiamola papera di Meret, ma a me non mi va di aggredire il portiere, la papera che ha fatto, perché comunque finora secondo me Meret ci ha portato almeno 7-8 punti tra Milano e tutte le parate in Champions e alcune parate decisive e stupende fatte in campionato. Se mettiamo sul lago della bilancia ci sta il calo di tensione, ci sta la papera e poi, visto l'esito della partita, è una papera che non pesa, quindi perché attaccare il portiere? Non cominciamo ad attaccarlo perché già siamo, secondo me, dal punto di vista del portiere viaggiamo su equilibri fragili e dobbiamo essere noi tifosi, noi comunità attorno al Napoli a non doverlo attaccare subito. Però la papera ci sta, nessuno dice il contrario. L'errore ci sta, l'ha ribadito anche Spalletti, lo sa anche Meret. Ma sbagliare è umano e siamo noi che non dobbiamo perseverare nel punzecchiarlo ogni volta che sbaglia.
Detto questo, il 3-2 e il gol partita lo segna di nuovo Osimhen. Colui che ha chiuso la partita contro l'Ajax entra al 45esimo e fa dannare tutta la difesa. Cominciamo a giocare diversamente, più verticalizzando molto di più per Osimhen, e troviamo il gol del 3-2 che Victor alla fine si infila tra i due centrali, gli viene dato il filtrante in area di rigore sotto le gambe di Skorupski. 3-2 per il Napoli. Il resto è storia, il resto sono chiacchiere. Il Napoli ha sofferto, il Napoli è stanco, dipendiamo solo da Kvaratskhelia. Ci sono tante cose da poter dire. Secondo me non dipendiamo solo da Kvaratskhelia. Il Napoli, per rendere come sta rendendo e col gioco che ha bisogno di una condizione fisica al top. Quindi, come ti vengono a mancare un po' le gambe, ovviamente i passaggi diventano imprecisi, gli stop non vengono fatti come si deve, perdi il meccanismo, perdi la velocità di gioco. Ed è normale che si vede a occhio nudo che stai giocando diversamente. Però se il Napoli è in condizione, almeno anche per quello che abbiamo visto ieri, possiamo giocarcela con tutte. Le perdi. Puoi perdere tranquillamente le partite perché si perdono e si vincono, però almeno le giochiamo tutte quante. Volevo fare un apprezzamento anche per Dombele, perché con Anguissa infortunato è dovuto partire titolare e secondo me ha fatto una grandissima partita. Ha coperto tutti gli spazi del campo, si è buttato in avanti per assist, il piede è buono e la visione di gioco pure. L'abbiamo visto, io l'ho visto in estate quando il Napoli pensava di prenderlo e dissi: ma può mai essere che questo sta fuori squadra? Perché visti gli highlights e visto il giocatore che era, non potevo pensare che uno così stava fuori rosa. Bene così, va bene che stavi fuori rosa. Benvenuto a Napoli, dissi. Allora, ribadisco, meno male che sei venuto a Napoli oggi, perché il sostituto di Anguissa non ce l'avevamo. Quindi è un Napoli che perde qualche pezzo per infortunio, ma non si snatura nel gioco grazie al mercato e grazie alla panchina lunga, un po' più lunga che ci sta oggi, che non c'era forse 3 anni fa, 2 anni fa. Comunque è bello da vedere, è efficace, è cinico, non ci sono più aggettivi. Non lo so il Napoli dove può arrivare. Spalletti in conferenza pre-Bologna ha detto che si può ancora migliorare. Se ne esce Osimhen, voi non avete visto ancora niente di Kvaratskhelia perché in allenamento è 10 volte più forte. Saranno dichiarazioni del momento, sarà tutto quello che volete. Però io quello che ho visto fare ieri a Quara per 95 minuti, 92, 93, quanti sono stati, non lo vedo fare a nessuno. L'ennesimo scatto all'89esimo alla metà della velocità normale perché era stanchissimo e non ce la faceva più, ma di una generosità dribbling che non se ne prende, cioè il difensore non ne prende uno. Finta il tiro a giro, se ne va a sinistra. Sta a sinistra, rientra sul destro e comunque il difensore va al bar. Mette una palla al centro che è sempre precisa e pronta da buttare in rete. Sbagliamo 2 gol con Lozano, sbagliamo 2 gol nel primo tempo, prendiamo un incrocio dei pali con Zielinski, tiriamo 11 volte nello specchio su 18. C'è stato secondo me un meno possesso palla delle solite partite, ma perché il Bologna comunque a livello di agonismo l'ha giocata, solo che poi alla lunga viene fuori il divario tecnico che è enorme. Il Bologna comunque a livello di pastone azzecca 2 passaggi uno dietro l'altro e il Napoli ti fa male. Se lo aspetti e se aspetti che il Napoli tiene il pallino del gioco, prima o poi la butta dentro. Comunque 3-2, salutate la capolista, iscrivetevi al canale se vi va e forza Napoli sempre. Ragazzi, stasera o domani al massimo faremo anche il pagellone di questa partita. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!